Buongiorno o buonasera a tutti. La serie di racconti che sto per iniziare mi sono venuti in mente alcuni giorni fa, mentre mi rilassavo nel balcone di casa mia, costretto come tutti a rimanere dentro casa a causa del virus. Mi domandai, infatti, se anche noi italiani avessimo delle leggende autoctone sui mostri mitologici e, girando su internet, ne ho trovati più di quanti me ne aspettassi. Così mi sono detto che come youtuber, ma soprattutto come italiano, non potevo permettere che questi miti andassero perduti nel tempo. Dopotutto, ragazzi, qui si parla della nostra cultura e abbiamo l'obbligo di difenderla a qualsiasi costo. Bene, dopo questa introduzione non perdiamo tempo e iniziamo subito con la prima regione italiana, cioè la Lombardia. Il territorio lombardo è colmo di leggende ed eventi storici interessanti, dalle varie entità ectoplasmatiche che infestano i parchi fino alle ibridazioni animalesche più spaventose. In questo video cercherò di prendere in esame figure emblematiche per il loro settore di appartenenza, includendo bestie lacustri, draghi e spettri femminili. Inoltre aggiungo rettili creduti estinti da milioni di anni, orchi burloni, felini giganteschi e un parente della celebre bestia del Shevandan. L'anno 2001, proprio in quella data, il mostro del lago raggiunse la fama. Non aveva certo l'aspetto di quello attuale, perché la sua consistenza era ben solida. In quell'epoca, come oggi, il lago di Garda aveva un grande problema di smaltimento dei liquami, provenienti dai vari paesi della riviera. Fu allora che Andrea Torresani, giornalista di Garda, organizzò al municipio di Verona una conferenza stampa per illustrare il fenomeno di questo mostro del Garda. Lo scopo era descrivere questa enorme opera edile come un'immane macchina mangiasoldi, che da un progetto per salvaguardare il lago era diventata un sistema inquinante. All'epoca i media diedero un certo rilievo a questa conferenza stampa. Dopo quell'evento capitò a Torresani di imbattersi in un tale Domenico Pozzani, rinnovato chef e profondo conoscitore del lago. Costui fece presente, in un modo molto serio, che alcuni anni prima il giornale di Verona, L'Arena, aveva parlato del fantomatico mostro del Garda. Non era descritto come un'opera fognaria riuscita decisamente male, ma come un essere vivente in carne e ossa che terrorizzava i pescatori del lago. Una ricerca presso la Biblioteca Civile di Verona permise al giornalista di mettere le mani sull'articolo di cui Pozzani aveva parlato. Il mostro della baia mangia quindi sardelle, diceva un giornale. Un articolo dai toni ironici che narrava dello strano avvistamento di alcuni pescatori di una creatura mostruosa nella Baia delle Sirene, incantevole insenatura posta in prossimità di San Vigilio di Garda. Nello stesso periodo delle ricerche, due sub avvistarono nelle acque del Garda a 25 metri di profondità un pesce siluro di circa 5 metri. Sempre davanti a Villa Canossa, poco tempo prima, un pescatore riferiva di aver avvistato qualcosa di enorme nelle acque. In un'intervista a Telenuovo,
Il cameraman ed esploratore lacustre Angelo Modina dichiarava che una massa sinuosa era stata avvistata nei fondali. A prova di ciò presentava le scansioni di alcuni tracciati sonar. Nel frattempo emergevano nuove testimonianze, come quella di alcuni ragazzi in barca che avevano individuato una grossa massa scura muoversi nelle acque. Una signora riferì invece di avere avvistato 2 gobbe in mezzo al lago. Torresani iniziò a raccogliere le diverse testimonianze e si imbatté in 2 giovani pescatori che una mattina avevano preso all'amo un pesce siluro così grosso da costringerli a tagliare la lenza. A prova di ciò ci sarebbe una fotografia in cui si intravede la sagoma del pesce gigante sotto il pelo dell'acqua. Che fosse un pesce siluro fuggito da un vicino centro per l'itticoltura? O si trattava della famigerata creatura? In quegli anni sulla storia intervenne anche la trasmissione Mistero, che intervistò i vari protagonisti delle indagini. Al caso si interessò pure la televisione tedesca. Nel 2016 venne catturato da un subacqueo un pesce siluro della lunghezza di circa 2 metri. Nell'ottobre 2016 la vicenda venne analizzata dal comitato che analizza i fenomeni paranormali, presieduto da Piero Angela, che definì i tracciati radar di Modina come riconducibili a una massa di alghe che si muoveva nei fondali. Nel frattempo, sul Garda, la guida turistica Thomas Brenner pensò di creare un logo del mostro, battezzandolo Benny e producendo gadget a tema. Il mostro quindi diventò un vero e proprio brand. Anche in questi ultimi anni ci sono state testimonianze interessanti. In primis l'avvistamento del 2017 di un essere serpentiforme all'altezza dell'isola del Trimelone. Degna di nota anche la foto scattata da Davide Di Corato nello stesso anno, che ritrae la sagoma di un essere nelle acque. Nel 2018 il programma River Monster gira un servizio sulle acque del Garda alla ricerca dell'enorme pesce. Lo stesso Torresani ha ripreso fenomeni alquanto strani, tra cui una gigantesca macchia in movimento di fronte a Villa Cometti e dei consistenti moti delle acque risalenti in superficie, generati da qualche movimento subacqueo. Ora, non dobbiamo dimenticare che nel lago non mancano pesci di grandezza insolita e si può a questo punto classificare il mostro come un enorme pesce siluro che si muove con destrezza nelle acque. In questi anni diverse specie ittiche hanno raggiunto dimensioni notevoli, anche lucci, carpe e anguille sono diventati molto più grandi. Appare quindi poco credibile la presenza di uno storione gigante, anche perché fino ad oggi non è stato mai pescato o segnalato un esemplare. Mostro non mostro, è certo però che vi siano continui movimenti nelle acque, per non parlare di una modesta attività vulcanica nei fondali. Sembra quindi improponibile l'ipotesi di un plesiosauro o di un rettile risalente al Triassico. Può essere compatibile invece la presenza di qualche animale estraneo immesso accidentalmente nelle acque. C'è una leggenda che riguarda Parco Sempione, il parco più vasto del milanese. L'area verde del XV secolo era un bosco molto grande, situato accanto al castello sforzesco, ma dopo la caduta degli Sforza, il bosco divenne terreno agricolo e una piazza, cioè Piazza d'Armi.
Dal 1894 gli scopi bellici cessarono e divenne un parco pubblico, comprendente anche edifici e opere artistiche che rappresentassero la città di Milano. Una leggenda racconta che al calar della sera il parco venga attraversato da una donna bellissima, vestita di nero, dal volto coperto da un velo funebre. Essa è timida e non ama essere disturbata. In caso di incontro da parte degli umani, si dice che la dama si prenda qualche giorno di invisibilità, non facendosi trovare in quelle zone. Si tratta di un'anima in pena e appartiene a quella categoria di fantasmi che molto probabilmente non riescono a trovare pace per qualche situazione irrisolta. Si dice che chiunque incroci il suo sguardo rischi di cadere in uno stato di trance che può portare alla dimenticanza di determinati ricordi o a veri e propri episodi di perdita di memoria a breve termine. Alcuni anziani riportano una parte della leggenda ai più non nota, ovvero una storia tenebrosa che rappresenta uno scenario lugubre in cui la dama, in caso di eccessivo disturbo al suo vagare, attiri i malcapitati in una sorta di edificio storico immaginario dove vi siano dei suonatori inquietanti che eseguono musiche proibite, causando traumi profondi all'animo degli spettatori. Molti riconducono l'identità della dama a Bianca Maria Scapardone, vedova di Hermes Visconti, vissuta nel Cinquecento. Il lariosauro è un rettile acquatico vissuto 200 milioni di anni fa. I suoi resti sono stati ritrovati principalmente in Europa, in particolare in Italia e in Svizzera. Oltre ad essere un animale preistorico, il lariosauro ha acquisito anche una sorta di fama leggendaria, fatta di testimonianze, avvistamenti e racconti pseudo-fantasy, che lo vedono come un drago per giunta attivo in tempi recenti. La leggenda del mostro del Lario nacque nel dopoguerra, quando nel 1946 il Corriere Comasco scrisse di un misterioso ed enorme animale apparso nelle acque del Pian di Spagna. Da quel momento in poi la psicosi del drago ha portato ad avvistamenti dello stesso nelle foreste lombarde, nei vari laghi, soprattutto quello di Como, e in altre zone della pianura padana. C'è chi dice sia una specie non estinta di qualche rettile antichissimo. Chi immagina teorie fantascientifiche sull'ibridazione di coccodrilli e volatili, e chi è fermamente convinto che sia una creatura lacustre, dandogli un nome che ricorda il mostro di Loch Ness adatto alla nostra lingua, ovvero Larry, il mostro del lago di Como. Nella chiesa di San Giorgio ad Almenno San Salvatore è presente un osso di balena, ma le dicerie, a sostegno di Larry, assicurano che quell'osso appartenga all'ariosauro stesso. I più devoti dicono che quella reliquia sia un trofeo di San Giorgio responsabile dell'uccisione del mostro. Secondo la leggenda si tratta di un drago che in tempi remoti, nell'Alto Medioevo, dimorava presso il lago Gerundo, in provincia di Lodi. Alcuni sostengono che fosse in realtà una viverna, che nella descrizione del naturalista cinquecentesco Ulisse Aldrovandi appare come un drago a forma di serpente, con un solo paio di zampe
e 2 piccole ali. A testimonianza del mito rimane Taranta, una fazione di Cassano d'Adda. Pare che Tarantasio, come i suoi simili, cacciasse gli umani per divorarli, in particolare i bambini. Oltre a ciò, fracassava le barche in transito sul lago e soffocava l'aria con il suo fiato pestilenziale, diffondendo una malattia denominata febbre gialla. Non credo che sia quella, però. Una credenza vuole che il drago sia nato dai resti putrefatti di Ezzellino III da Romano, morto proprio in quelle terre e seppellito nella rocca sforzesca di Soncino. Costui era un condottiero alleato di Federico II di Svevia ed era conosciuto per gli atti di crudeltà, tra cui murare vivi i prigionieri e far cavare gli occhi ai fanciulli. Viene definito da alcuni il Dracula italiano e non è difficile credere che dalle sue spoglie fosse nato un essere mostruoso come il Tarantasio. La mitologia attribuisce il prosciugamento del lago e la sconfitta della bestia ad alcuni santi, tra cui San Cristoforo, patrono delle acque, e San Colombano, che avrebbe attirato la creatura sulla terraferma per poi schivarne gli attacchi e colpirla con un lungo bastone. Leggenda della Valle Trompia racconta di una madre con 3 figlie molto meschine. Un giorno, mentre falciava nei campi, la donna si amputò di netto una gamba con la falce. Superato il trauma, la donna decise di sostituire l'arto mancante con una gamba d'oro. Prese tutte le ricchezze accumulate in una vita e andò dal fabbro per farle fondere, ottenendo un arto dorato su misura. Poco dopo, la donna si ammalò gravemente e in punto di morte ordinò alle figlie di seppellirla insieme alla sua gamba, minacciando terribili ripercussioni se non l'avessero ascoltata. Le ragazze, però, risumarono il cadavere e asportarono la gamba per poi tornare a casa. Erano una più avida dell'altra e si misero a litigare su chi dovesse tenere il tesoro, fino ad addormentarsi di botto. A mezzanotte furono risvegliate bruscamente da una serie di colpi sulla parete. Era lo spirito della madre, tornata a reclamare la gamba. Le 3 figlie non avevano alcuna intenzione di riconsegnarla e, rese coraggiosi dalla cupidigia, continuarono a litigare. Nella notte una voce cavernosa continuava a urlare: Rivoglio la mia gamba! Mentre bisticciavano, le donne finirono nello sgabuzzino dietro al caminetto e il fantasma della madre, per vendetta, le murò vive. Pare che ancora oggi si possono udire le loro urla mentre si contendono l'arto dorato. La donna della gamba d'oro viene ancora usata come rimprovero in Valle Trompia per calmare i bambini chiassosi e per tenerli lontani dai luoghi oscuri. Parente stretto del gatto mammone, è un enorme felino dalla natura malvagia. In alcune versioni ha le sembianze di una capra, richiamando il dio Pan, o di un ibrido tra caprone e camoscio, in grado di attraversare un'intera valle con i suoi balzi. Abita nei luoghi bui e isolati, piombando sulle vittime per divorarle. Provoca orribili mutilazioni
sia a uomini che ad animali. Se ne parla nelle tradizioni della provincia di Sondrio e presenta molte similarità con l'agata carogna bergamasca. Si parla di avvistamenti da parte di alpinisti ed escursionisti solitari. È possibile che si tratti di un esemplare di gatto selvatico particolarmente grande o di una rarissima lince. Una strana creatura che abita a ridosso del Po. Ha natura anfibia e viene descritta come un rospo peloso, grande quanto un bue e con gli occhi ardenti. È solito porre indovinelli ai viandanti che si attardano nei pressi degli acquitrini. Chi è in grado di rispondere può andarsene incolume, ma chi sbaglia viene scagliato nelle acque gelide e annegato dal Bargnif. Siccome le domande sono molto difficili, ben pochi ne escono vivi. Chi conosce questa creatura bada bene a non attraversare le paludi di notte e, se vi è costretto, cammina a passo sostenuto e con le orecchie tese. Il gorgoglio delle acque denota la presenza del Bargnif, pronto a porre i suoi diabolici enigmi. Con questa creatura si conclude la prima parte di questo video, dato che se no sarebbe diventato troppo lungo. Se lo avete trovato interessante, lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale.